Ciao a tutti e benvenuti in questo mio nuovo video su Creo Parametric 11. In questo video andremo a vedere come possiamo modellare passo passo un banale oggetto meccanico che è rappresentato nel PDF che vedete all'interno del browser, ovvero all'interno di questa finestra qui. Il browser, come vi dicevo, vi consente anche di vedere i file presenti sul vostro hard disk, sulle vostre cartelle e anche di vedere PDF, cosa che spesso può essere comoda se vogliamo andare a modellare un oggetto di cui abbiamo il disegno in PDF. Comunque vi chiedo di mettere un like a questo e anche ai miei precedenti video e di iscrivervi al canale. Ok, iniziamo immediatamente a modellare. Facciamo solo un piccolo zoom per vedere meglio di che cosa si tratta. Qui abbiamo la vista frontale di questo disegno e abbiamo anche la vista dall'alto nella parte in basso e ho aggiunto anche una vista 3D per consentirvi un po' più facilmente di comprendere di che cosa si tratta, anche se normalmente in una tavola bidimensionale non è detto che la vista 3D ci sia, quindi dobbiamo essere capaci di leggere un disegno anche dalle poche viste presenti come potrebbero essere queste due. Io seguirò una modellazione che molto probabilmente si distanzia da quella che molte altre persone vanno a utilizzare, cioè vado a scomporre il modello che devo modellare in geometrie tra virgolette semplici, che possono essere anche banalmente dei parallelepipedi, quindi di sezione rettangolare. E questo mi consente, a mio avviso, di effettuare una modellazione più efficace, di più facile poi gestione, di più facile modifica in futuro. Un altro aspetto importante è che cercherò di orientare il modello nella maniera più significativa possibile, nella maniera più efficace possibile, ovvero farò in modo che il modello sia, guardandolo dalla vista frontale, sia orientato esattamente come nella prima vista del disegno in alto, perché a mio avviso è la vista più significativa, che trasmette più informazioni, che ci fa capire più facilmente di che cosa si tratta. Iniziamo a fare quella che è una prima estrusione. Ovviamente in questo modello utilizzerò spesso il comando estrusione. Quindi clicchiamo sul comando estrusione, scegliamo un piano di sketch, ci orientiamo sulla vista di sketch, spengo i piani e vado a prendere il mio bel rettangolo centrale che utilizzo in questo caso e in genere io quando vado a fare una prima funzione di modellazione cerco sempre di centrarla rispetto ai piani di riferimento. Tasto centrale per confermare il comando e vado a cambiare le due quote che mi vengono proposte, che sono esattamente quelle che a me interessano, quindi 20 in larghezza e 100 in altezza. Ok, confermo, mi muovo in 3D, vado su questa maniglia, ma lo posso fare anche da qui, vado a scegliere ad esempio un'estrusione simmetrica rispetto al piano e poi cambio il valore della profondità. In questo caso gli vado a dare un 160, esattamente come indicato nel disegno. E confermo. Ok, ho fatto la mia prima estrusione che sostanzialmente rappresenta questa costola che abbiamo qui. Ok, adesso vado a fare la modellazione di questa zona posteriore, senza però considerare questo scavo rettangolare o bassofondo che dir si voglia. In questo caso però vado a effettuare una estrusione in una direzione diversa, ad esempio scelgo il comando estrusione, scelgo questa faccia del mio modello, mi oriento sul piano di sketch e per disegnare questo oggetto in realtà potrei andarmi a creare dei riferimenti con questo strumento qui, ma in questo caso non è necessario perché comunque Creo è anche in grado di selezionarli automaticamente. Quindi prendo il comando rettangolo da qui, rettangolo angolare per esattezza, e disegno il mio bel rettangolo. Questo rettangolo sarà vincolato alla faccia frontale e posteriore, quindi alla faccia che qui vediamo a destra e a sinistra del mio sketch, e quindi sarà legato a quella profondità di 160 che rappresenta la lunghezza di questo spigolo. Devo soltanto cambiare questa altezza che mi viene proposta
come quota debole e io modificandola la converto in una quota forte. Quindi confermo, anche in questo caso gli devo dare la profondità che è proprio il 70 che vediamo qua. E confermiamo. Andiamo avanti, facciamo un'altra estrusione. In questo caso mi oriento scegliendo questo piano di sketch all'interno dell'estrusione, quindi l'estrusione l'ho già avviata, clicco qui, mi oriento sulla vista di sketch che in questo caso mi risulta più comoda, prendo il comando rettangolo, posso anche tranquillamente agganciarlo qui e a questo punto vado a cambiare questa quota qui, che deve essere esattamente 20, mentre questa quota non la tocco perché non è quella che voglio, io voglio cercare di definire esattamente le stesse quote che ho indicato a disegno, che sono state indicate nel disegno, perché probabilmente sono le quote più importanti o che servono a guidare la geometria. E quindi vado a prendere il comando quota e definisco una quota che adesso attualmente non c'è, quindi definisco una quota selezionando questa entità, questo lato, faccio clic col tasto centrale e quindi mi viene proposta la quota che a me serve. Gli cambio il valore dandogli 90 e noterete che avendo messo questa quota creo automaticamente definito questa superficie che adesso noi vediamo di taglio come riferimento di sketch. Confermo lo sketch, l'estrusione adesso mi viene proposta in questa direzione, ma io la inverto e gli vado a dire, cosa anche qui importante da fare affinché poi il modello diventi un minimo intelligente e si possa aggiornare facilmente, gli vado a dire di estrudere fino a un riferimento che vado a selezionare ed è questo. Quindi soltanto quando lo seleziono mi viene mostrato in anteprima il risultato di questa funzione di modellazione che vado a confermare e quindi ho già ottenuto in buona parte il mio modello. Adesso direi che ci concentriamo sulle nervature che sono indicate qui nelle loro quote, ma anche nella vista dall'alto che vediamo sotto sono indicate dalla quota di 40 e 60. Vado a zoomare così vedete meglio. 40 e 60 qui e questo 50 anche è un valore importante che dobbiamo tenere a mente. Allora, in questo caso vado a fare le due nervature senza creare altre funzioni, ma utilizzo una tecnica che in questo caso è la più semplice possibile, tenendo conto dei comandi che vi ho spiegato. Quindi userò unicamente l'estrusione. Sfrutto i piani che ho già al centro, estrusione, scelgo il piano frontale che mi taglia a metà il mio modello, così da garantirmi anche un minimo di simmetria, anzi una simmetria accurata. Mi oriento sul mio piano, sulla mia vista di sketch e disegno una figura triangolare all'interno dello sketch, partendo da questo punto a cui faccio attenzione ad agganciarmi, poi vado qui, scendo verticalmente e chiudo il mio triangolo. Tasto centrale, in questo caso 2 volte, come già vi ho mostrato in uno dei miei precedenti video. Spengo i piani e vado avanti. In questo caso ho bisogno di definire la vista, la quota da 50, che vediamo qui. Quindi prendo il comando quote, seleziono questo vertice, seleziono questo. Non uso CTRL in questa selezione, è bene sottolinearlo, e poi faccio tasto centrale e cambio il valore che deve essere un 50. A questo punto confermo l'estrusione. Vado a dirgli che voglio un'estrusione simmetrica. Lo posso fare andando su questa maniglia tenendo premuto per qualche istante il tasto destro e gli vado a dire in questo menu che si apre, gli vado a dire simmetrico. E la profondità è già selezionata su 60,
che è esattamente il valore che gli voglio dare perché rappresenta questo 60 che vediamo qua. E quindi confermo. In questo caso io ho fatto un'estrusione bella cicciotta da 60, ma la andrò a tagliare al suo interno per ottenere un'intercapedine da 40, che poi è meglio rappresentata, sicuramente meglio, si comprende meglio vedendo questa vista qua. Ma in realtà, per chi sa leggere bene il disegno, si dovrebbe comprendere anche da questa vista. Quindi, di nuovo, estrusione. Scelgo in questo caso questo piano di sketch e andiamo a un riferimento, perché in questo caso non so per quale motivo i piani non vi si vedono, penso ci sia diciamo, un problema legato alla registrazione del mio video con la grafica dello schermo. Ok, adesso ho preso come riferimento il piano front, quindi mi si vede il riferimento sul piano di sketch, prendo il rettangolo centrale, mi aggancio qui e poi, allora ovviamente cambio l'altezza di questo rettangolo e la porto a 40. Poi definisco un vincolo perché voglio che questo rettangolo arrivi esattamente su questa linea. Quindi prendo il vincolo di coincidenza, seleziono questo vertice, seleziono questo bordo o spigolo, in modo che lui sarà vincolato a quella superficie lì. Confermo, mi giro in 3D per una questione di comodità e gli vado a dire asporta materiale, ma non ho finito qui. Sempre se voglio un modello intelligente che si aggiorna qualora io facessi delle modifiche alle quote del mio modello, è bene dirgli da qui di tagliare tutto il modello che incontra, quindi di dirgli di fare un taglio attraverso tutto. Confermo. E quindi sono arrivato a questa soluzione. Faccio un qualcosa di simile, sempre con l'estrusione, su questa faccia qui, per ottenere questo scasso largo 50 e profondo 12, però in questo caso preferisco scegliere un riferimento, perché mi serve questo riferimento qui, a cui altrimenti non mi potrei agganciare. Chiudo la finestra col tasto centrale, oppure posso chiuderla cliccando su chiudi, prendo il rettangolo angolare e faccio questo tipo di lavoro. Di nuovo tasto centrale e cambio i valori delle quote. 32, no, ho sbagliato, 12 e 50. Confermo, inverto l'estrusione e di nuovo attraverso tutto. Confermo. Ho quasi finito. Mancano i due fori che sono di diametro 24, sono posizionati a 30 e 30 da questo spigolo e da questo spigolo, sono in realtà simmetrici rispetto a un asse di mezzeria e poi mi mancano i due arrotondamenti. Per i fori utilizzerò sempre il comando estrusione perché il comando foro, che in realtà esiste in Creo, non l'abbiamo ancora visto, mentre invece per gli arrotondamenti vi mostrerò in maniera rapida, giusto come accenno, il comando arrotondamento che sta qui. Quindi di nuovo estrusione, scelgo di far partire il taglio e quindi l'estrusione stessa da qui, ok, prendo come riferimento questo e questo, disegno un cerchio, mi vengono proposte queste quote che vado subito a correggere, 30 e 30, in questo modo sappiate che ogni volta che correggo delle quote deboli, che sono quelle che mi propone Creo, queste quote diventano forti, quindi vengono considerate come quote definite dall'utente e quindi hanno la precedenza rispetto alle quote deboli. Ovviamente
Questo sketch lo posso selezionare e posso specchiarlo col comando specchia che trovate all'interno dello sketch. Gli do come piano di specchiatura il piano front e in questo modo lo stesso sketch mi viene replicato simmetricamente dall'altra parte. Lo vedete qua. Confermo, inverto l'estrusione, ma anche qui dategli sempre un attraversatutto. In questo caso lo faccio dalla maniglia. Tengo premuto il tasto destro per qualche istante, attraverso tutto e confermo. A questo punto mi manca l'arrotondamento, che è un arrotondamento di raggio 30, e quindi uso, per la prima volta ve lo mostro, il comando arrotondamento e vado a selezionarmi con il CTRL gli spigoli che voglio arrotondare, quindi questo, e poi premo CTRL e arrotondo quest'altro. Cambio il valore, abbiamo detto 30, il valore lo cambio da qui, ho fatto tutto quello che dovevo fare, confermo il comando arrotondamento che quindi me lo trovo nell'albero del modello. Ovviamente, se ritengo di aver fatto un buon lavoro, vado a salvare, ma in questo caso è un modello di esempio che io ho già fatto, quindi non mi serve salvarlo. Vado a salvare e poi vedremo nei successivi video, ad esempio, come si può fare una messa in tavola o andremo a vedere anche delle tecniche diverse per modellare oggetti simili o anche più complessi di questo. Quindi, come al solito, lo ribadisco, mettete un like e iscrivetevi al canale. Ciao a tutti e ci vediamo alla prossima.